Sono Cristian Abbondanza della Casa della Legalità, un'organizzazione di volontariato e di impegno civile che senza contributi pubblici, ma semplicemente grazie al contributo di semplici cittadini, di piccole donazioni, sottoscrizioni, porta avanti da anni un'azione di contrasto alle mafie, all'illegalità diffusa, ai reati ambientali, alle storture delle pubbliche amministrazioni. Operiamo in diverse regioni, da nord a sud, attraverso iniziative sul territorio, attraverso il web, con il sito casadellalegalita.org, dove pubblichiamo e facciamo informazioni a 360 gradi con nomi, cognomi, indirizzi. Ma soprattutto operiamo facendo una raccolta di segnalazioni da parte dei cittadini che ancora temono, hanno paura a fare denuncia, garantendone l'anonimato. Facciamo sì che queste segnalazioni arrivino alle autorità competenti. Facciamo e promuoviamo inchieste, le realizziamo per raccogliere ogni elemento utile, non per fare scoop, ma per fornirli ai reparti investigativi dello Stato e alla magistratura. Con questo lavoro in questi anni abbiamo dato un contributo significativo ad alcune operazioni di aggressione al patrimonio di cosche dell''ndrangheta, di Cosa Nostra, così come all'adozione di misure restrittive nei confronti di alcuni esponenti di quelle stesse cosche. In altri casi abbiamo anticipato di anni e anni le risultanze di inchieste e di procedimenti, di provvedimenti giudiziari da sud a nord del Paese. In altri casi abbiamo contribuito quantomeno a squarciare quella cappa di omertà opportunistica che sta dilaniando il nord più che il sud e la Liguria in particolare. Da alcune settimane è stata attivata una protezione nei miei confronti perché ritenuto obiettivo sensibile, in quanto alcune delle cosche dell''ndrangheta che abbiamo contribuito di più in questi anni a individuare nei rapporti con la pubblica amministrazione, con la politica, con i suoi affari, ritengono che il sottoscritto sia per loro il problema in Liguria. Ma se il sottoscritto, se come Casa della Legalità siamo per loro un problema, noi siamo ben contenti di esserlo e anzi facciamo la promessa, gli diamo la nostra parola d'onore che conta a differenza della loro, che faremo di tutto per essere il loro problema definitivo in Liguria e non solo. Ecco, la Liguria che ormai è stata colonizzata dall''ndrangheta e ancora prima da Cosa Nostra, che è diventata un territorio dove l''ndrangheta riesce a condizionare il voto, dove l''ndrangheta riesce a condizionare le scelte delle pubbliche amministrazioni. E non è una questione politica, riguarda destra e sinistra. L''ndrangheta, come Cosa Nostra, non ha un colore politico. Noi abbiamo documentato con video, foto, documenti inoppugnabili che sono esponenti del PDL, del PD, dell'UDC, dell'Italia dei Valori, delle varie sinistre, delle variegate destre, anche di liste civiche che inneggiano contro i partiti, che vanno di volta in volta dal boss, dall'uomo della cosca, a chiedere i pacchetti di voti, mettendo sul piatto appalti pubblici, assunzioni, licenze, varianti urbanistiche, contributi, cose che riguardano la comunità. Loro le mettono sul piatto della trattativa per prendere i pacchetti di voti mafiosi. Siamo arrivati a una situazione devastante, Bordighera, una delle città più conosciute al mondo, località turistica rinomata, piegata da un patto politico mafioso, piegata dall''ndrangheta che aveva deciso chi avrebbe vinto Bosio e la sua amministrazione, 'ndrangheta che aveva poi di conseguenza piegato le scelte di quell'ente, perché ti votano e poi devi dare la contropartita. E così quell'ente, sciolto ora per infiltrazione e condizionamento mafioso, il comune, non solo dava gli appalti agli uomini dei Pellegrino, ma li agevolava in tutto, addirittura gli dava, lo si legge nella relazione della commissione di accesso, gli dava l'esenzione per il pagamento della mensa scolastica.
l'esenzione, come se fossero bisognosi. La DIA gli ha sequestrato e andranno a confisca oltre 9 milioni di euro di beni. Il comune gli dava l'esenzione. Valle Crosia, lì vicino, l'ex sindaco si riuniva in comune con i rappresentanti dell''ndrangheta e definiva chi avrebbe vinto le elezioni. Definivano quali dovevano essere gli equilibri della futura amministrazione comunale. Castellaro, un bellissimo borgo sulla collina, dove c'era una cava trasformata in discarica, dove ci buttano dentro di tutto. Gli abitanti lo denunciano, il sindaco gli ride dietro, i pellegrini in Fotia contenti vanno e scaricano quello che vogliono, andavano e scaricavano quello che volevano per anni. Ventimiglia, veniamo a Ventimiglia. Noi il 13 agosto dell'anno scorso per primi chiedemmo al prefetto la commissione di accesso al comune di Ventimiglia, perché era un comune condizionato dall''ndrangheta, era un comune infiltrato dall''ndrangheta. Il figlio d'esponente apicale dell''ndrangheta, Barillaro Fortunato, lavora in comune, all'ufficio licenze. Fortunato Barillaro partecipava di giorno, vende lo stocco nel suo negozietto e alla sera andava alle riunioni con i capi 'ndrangheta della Liguria e del Sud del Piemonte. Scullino, l'amministrazione Scullino è stata eletta grazie ai voti determinanti di Vincenzo Moio. Vincenzo Moio, secondo la DDA di Reggio Calabria, che ci capisce qualche cosa, risulta un affiliato all''ndrangheta. Comune di Ventimiglia piegato da un conflitto di interessi devastante, in cui il sindaco Scullino nomina il suo commercialista, il socio con lui in una società immobiliare, come direttore generale del comune e come amministratore, come gestore della società pubblica la Civitas, che gestiva gli appalti e i subappalti, che era un verminaio. E i carabinieri confermano che vi è infiltrazione e vi è condizionamento dell''ndrangheta su quel comune. Il sindaco Scullino per risposta querela noi perché abbiamo osato chiedere la verifica. Il prefetto si ferma un attimo, ci riflette, passa da settembre scorso, sono i giorni nostri, ora stava per insediarsi la commissione di accesso al comune di Ventimiglia e Gaetano Scullino sindaco si dimette, fa decadere l'amministrazione, impedisce la verifica, blocca la possibilità dell'accesso agli atti alla commissione, scappa. Chi ha la coscienza a posto da una verifica non scappa. Sta lì, tanto sa che viene certificato che ha agito correttamente, che non c'è macchia. Quando uno si sottrae alla verifica significa che sa cosa viene trovato con quella verifica. E Scullino con questo ha dato uno schiaffo alla dignità della comunità di Ventimiglia, alla città, alle istituzioni. L'infamia non era la commissione d'accesso in comune, non era l'eventuale scioglimento come è avvenuto per Bordighera, che è la rinascita, perché si butta fuori dalla porta quella mafia che era entrata. L'infamia è l'alleanza, il patto con la mafia. E non si dica che è una questione di parte, e non si dica che è questione sollevata perché le amministrazioni di Bordighera, Valle Crosia, Ventimiglia sono amministrazioni di centrodestra, degli amici di Scajola. Pochi giorni fa abbiamo depositato 242 pagine di relazione con di richiesta della commissione di accesso al comune di Andora, guidato dal centro-sinistra, dagli amici di Claudio Burlanto. Comune dove l''ndrangheta di nuovo fa quello che vuole, dove le concessioni edilizie vengono date anche per costruire sulla spiaggia, in zona protetta, dove ci sono due bilanci, uno col buco e l'altro senza buco, il comune dai due bilanci. E allora a Renzano, dove abbiamo sollevato la questione col sindaco Luigi Gambino, ex DS, ora PD, quando era sindaco dei DS, telefonava a Gino Mamone e gli diceva ne vengo ora da spianarti la strada. E lì assessore era
all'urbanistica Cinzia Damonte, dell'Italia dei Valori, candidata alle regionali che abbiamo fotografato e ripreso col video mentre si faceva fare la campagna elettorale dal boss dell''ndrangheta Onofrio Garcea. Non è questione di parte, è un problema che riguarda tutti. I Fotia, Pietro Fotia, della famiglia Fotia, legata alla cosca Morabito Palamara Bruzzaniti, arrestato dalla procura di Savona, insieme a chi? A Drocchi. Drocchi, funzionario del comune di Vado Ligure, presidente della commissione del Consiglio Comunale Urbanistica di Savona del PD, ricandidato del PD alle scorse le ultime elezioni comunali. A Genova, i Mamone, nonostante un'interdizione prefettizia antimafia, continuano a lavorare e avere appalti pubblici, hanno il monopolio. Da anni, dal 93, da quando Gino Mamone ha brindato con i grandi boss dell''ndrangheta in Liguria, Franco Rampino, Carmelo Gullace. Continuano ad avere un rapporto perfetto con le grandi cooperative rosse, con le amministrazioni di centrosinistra a Genova. I Mamone sono tra quelli che hanno certamente finanziato Claudio Burlando attraverso l'associazione Maestrale. Ecco, tutto questo è una cosa indecente. È indecente l'esempio che ha dato Scullino. È intollerabile questa trasversalità, questo mostrarsi chini, questo piegare le istituzioni, le pubbliche amministrazioni al volere dell''ndrangheta. Dobbiamo liberarci di questo, dobbiamo reagire come comunità ligure, indipendentemente dai partiti. I partiti devono buttare fuori questa gente. Devono rinunciare ai voti dei mafiosi, devono rinunciare ai finanziamenti delle società legate ai mafiosi, devono non permettere che nessuna pubblica amministrazione, nessuna pratica sia più condizionata dall''ndrangheta. Dobbiamo reagire come comunità per pretenderlo. È la comunità che può ottenere questo. Non sono le manette e l'azione penale, è la comunità che deve reagire, è Ventimiglia che deve reagire, deve difendere la sua dignità davanti allo schiaffo che gli ha dato Scullino. E così a Bordighera, e così a Valle Crosia, e così a Genova, a Renzano, ad Andora. Due bilanci.